Questo è uno dei castagni dell'orto di nonno Gigino. Noi iniziamo a raccogliere le castagne a partire dall'inizio di ottobre e proseguiamo fino a novembre inoltrato. Dopo la raccolta dividiamo le castagne tra quelle che vanno bene per le caldarroste e quelle invece che vanno bene per farle lesse o in napoletano per fare le allesse. Per le caldarroste si prendono quelle più grosse e schiacciate, almeno da un lato. Quindi queste qua sono buone per le caldarroste. Come devono essere? Un po' schiacciata da un lato. Schiacciate da un lato, giusto, che aderiscono. Questa qua rotonda, vedete, questa rotonda è difficile che cuoci in mezzo. Allora guarda, le mettiamo qua, queste sono bene a fare le allesse. Quindi la cosa importante è che siano piatte da un lato. Piatte da un lato, vedi? Vediamo prima come si preparano le caldarroste. Innanzitutto occorre intaccarle con un coltello, altrimenti durante la cottura scoppierebbero. Dopo averle intaccate si mettono in una padella forata. Dovranno disporsi su un solo strato e arrostite a fiamma medio-bassa per circa 15 minuti, rigirandole spesso per garantire una cottura uniforme. Ed ora vediamo un trucco per avere una cottura più efficace. È opportuno bagnare un tovagliolo di carta o anche bagnare della carta forno e dopo aver bagnato le castagne, appoggiare questa carta forno o foglio bagnato sulle castagne stesse. In tal modo il calore non si disperde e la cottura verrà più uniforme. Quando la buccia risulta in parte bruciata, vuol dire che le castagne all'interno sono pronte. Adesso invece vediamo la preparazione delle castagne allesse. Per la preparazione delle allesse bisogna procurarci anche delle foglie di alloro e dei finocchietti. In questo caso le castagne vanno sbucciate, si toglie la prima buccia. Togli la buccia, la prima buccia, quella là dura da fuori, vero? Certo. E si mettono a cuocere con poi quest'altra si toglie la pellicina. pellina Questa pellicina poi si toglierà quando le castagne sono cotte. Sì, sono cotte. E dopo aver sbucciato le castagne, mettiamole a bagno per circa un paio d'ore. In una pentola capiente mettiamo poi un po' di sale, qualche foglia di alloro, un po' di finocchietto, un bel po', così diamo sapore alle castagne allesse, e le castagne. Eccole qui. Le abbiamo scolate dall'acqua e le mettiamo nella pentola. L'acqua deve essere almeno 3-4 cm al di sopra delle castagne. Mettiamo ora le castagne sul fuoco abbastanza alto. Dopo 45 minuti le castagne sono pronte, eccole qui. Le castagne erano conosciute già dai Greci e dai Fenici. I Romani usavano la farina di castagne per fare un particolare tipo di pane. Marziale,
poeta del I secolo d.C., in uno dei suoi componimenti assegna a Napoli il primato nell'arrostire le castagne. Et quas docta Neapolis creavit, lento castane vapore toste, che vuol dire e le castagne tostate a fuoco lento che escogitò la dotta Napoli.